Eccoci qua. Ciao a tutti, pace e illuminazione. Oggi analizziamo il capitolo 4 del Sutra del Loto. Il capitolo 4 del Sutra del Loto non è stato molto considerato, eppure all'interno c'è una parabola molto famosa, una parabola che ci porta a fare una riflessione, no? Una parabola che quando noi la leggiamo la prima volta nel Sutra del Loto ci ricorda qualcosa. Ed è realmente, ed è realmente così perché quella parabola noi l'abbiamo già sentita, no? In gioventù, come si dice, detta da Gesù, il figlio il prodigo. Questo ci porta a fare una riflessione, no? Tutte le persone che si sono affacciate nell'umanità, che hanno poi dato vita a delle spiritualità infinite, se li andiamo a studiare, ad analizzare, ci rendiamo conto che hanno detto più o meno le stesse cose. Sembra quasi che fossero mandati dalla stessa persona. No? Ora, nel quarto capitolo del Sutra del Loto noi troviamo una parabola davvero molto simile al figlio il prodigo e si chiama proprio così, cioè una parabola che noi diciamo conosciamo, no? L'abbiamo già sentita, no? Dopo che nel capitolo, ad esempio, 3, il Buddha ha esposto la parabola della casa in fiamme, a questo punto quattro grandi discepoli dicono che hanno capito l'insegnamento del Buddha, no? Però attraverso un'altra grande parabola. E quella grande parabola è la parabola del figlio prodigo o del figlio povero, così chiamata, no? Che costituisce, diciamo, possiamo dire, il cuore narrativo del capitolo. Vediamo, analizziamo un po' questa parabola, no? Un giovane abbandona suo padre, che è un uomo ricchissimo, e vaga per decenni in povertà, dimenticando completamente la sua origine nobile, no? Un giorno però, per caso, si ritrova davanti alla dimora a una casa sfarzosa. La casa sfarzosa è quella del padre. Il padre a questo punto lo riconosce subito, ma il figlio, intimidito dalla ricchezza, vuole fuggire. Il padre, saggio e paziente, non si rivela subito. Invia dei servitori ad ingaggiarlo, no? Cioè lo prende e lo assume come suo servo, no? Per fare dei lavori umili, no? Per pulire le latrine ed altro. Il figlio che cosa fa? Non ha lavoro, non sa come vivere, tutto, accetta questo lavoro misero, inconsapevole di trovarsi nella casa del padre. Nel tempo il padre gli assegna compiti sempre più importanti, finché in punto di morte riunisce tutti i presenti dalla sua dimora e rivela che quel lavoratore che lui aveva assunto di nascosto da tutti, in realtà è suo figlio, è legittimo erede di tutta la sua fortuna. Allora, il padre ricco che cosa rappresenta? Andiamo ad analizzare, proviamo un pochettino ad analizzare a fondo. E il padre ricco rappresenta il Buddha nella sua dimensione, diciamo, grande, eterna, no?
la sua ricchezza simboleggia sicuramente l'insegnamento, il Dharma nella sua pienezza, ovvero la saggezza del Buddha, no? La buddhità universale e la verità del veicolo unico e Kayama, ne ho già parlato. Il figlio rappresenta i discepoli del piccolo veicolo, no? Dell'Hinayana, di quello che i discepoli consideravano l'insegnamento del Buddha, no? E questo è molto importante. Discepoli che hanno abbandonato la via del Bodhisattva, dimenticando la loro vera natura di futuri Buddha. Il vagare in povertà è la condizione di chi si accontenta dell'illuminazione, diciamo, individuale, senza aspirare alla buddhità, diciamo, completa. No? La fuga davanti alla dimora sfarzosa simboleggia, potremmo dire, il timore, no? È l'incapacità del discepolo di concepire il grande veicolo, il Mahayana. La verità suprema appare per i discepoli troppo grande, troppo lontana dalla loro portata. No? E anche noi adesso, quando parliamo di illuminazione, non riusciamo a capire esattamente di che cosa si sta parlando, no? La vediamo qualcosa di essere illuminati, no? Raggiungere l'illuminazione anche per noi è qualcosa di grande, di superiore, no? Qualcosa che non riusciamo a decifrare, non riusciamo a vivere, non riusciamo. Però se noi ci avviciniamo al Sutra del Loto, no? Capiamo che il Sutra del Loto, la prima cosa che ci dice, e ce la dice nel capitolo Open, che tutti abbiamo la possibilità di raggiungere quella condizione lì. Quindi non dice Massimo può raggiungere la condizione, Piero può raggiungere la condizione, dice tutti. Questo che cosa ci porta? Questo ci porta a fare una riflessione. Quando noi nella nostra vita ci sentiamo stanchi, ci sentiamo che i problemi ci stanno schiacciando, che stiamo subendo la vita, dovremmo pensare al Sutra del Loto. E questa è la grandezza, no? Di conoscere ed aver incontrato il Sutra del Loto. Dovremmo pensare al Sutra del Loto, che il Sutra del Loto ci dice, guarda che fai attenzione, non sei così piccolo, non sei così povero. Dentro di te hai delle capacità che sono innate, sono davvero grandi. Hai davvero la capacità di andare oltre. Quindi non ti fermare, non ti concentrare, non pensare sempre al problema che hai. No? Cerca di vederlo, hai capito? Di andare oltre. No? Cerca di prendere consapevolezza di chi sei realmente, no? E delle possibilità che hai. Questo è un insegnamento molto importante perché, no? Perché ci incoraggia, perché ci dà forza. Quando noi siamo nei problemi, ah, ci sembra giusto stare nei problemi e ci crogioliamo,
e ci lamentiamo qui e ci lamentiamo là. Ma qua il Buddha ci confessa una cosa incredibile. È come se bam 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 ci pussasse nella testa e ci dicesse: ascolta Marco, ascolta Massimo, ascolta Piero, ascolta Giovanna, ascolta Anna, boh, tutti i nomi che vuoi, no? Non è così. Guardati bene. Non considerarti così piccola. Guardati bene, ascoltati. Io ti posso assicurare che non è così. Dentro poi hai le capacità per andare oltre, per passare questo problema qua che tu hai, che adesso ti sta costringendo, ti sta schiacciando. Tu hai la possibilità di andare oltre. E questo è un insegnamento che lo dobbiamo fare nostro, no? Nel quarto capitolo si parla di insegnamenti precedenti, no? E di insegnamenti reali. Questo perché? Questo per fare un paragone tra di noi. Cioè, questo perché? Per aiutarci a capire che la nostra condizione, cioè come noi ci consideriamo, non è vera, non è reale, no? È data soltanto da un inghippo della nostra mente. Noi siamo tutta mente, no? Il Buddha diceva che la vita è mente, che la vita, che la mente crea. Che cosa significa? Significa che se tu dentro la tua mente hai dei pensieri maligni, se tu dentro la tua mente sei sempre negativo, vivrai una vita di problemi. Perché? Perché la tua mente genererà quei problemi. Capito? Questo è molto importante. Ecco perché l'insegnamento del Buddha si concentra tutto sul il guardarsi, sull'ascoltarsi. Perché? Perché ci dice prendi coscienza. Prendere coscienza è molto importante, no? Qua ritorniamo alla parabola, no? Il lavoro umile del figlio rappresenta, diciamo, gli insegnamenti precedenti, gli insegnamenti preliminari del Buddha. Quindi sarebbero le quattro nobili verità, il nobile ottuplice sentiero, la dottrina, diciamo, dell'impermanenza, no? Che sono insegnamenti adattati alle capacità dei discepoli, mezzi abili, dice il Buddha, upaya, per prepararli graduatamente alla verità più alta, no? Cioè il Buddha ci ha preso per mano, piano piano, ci ha detto determinate cose, ci ha insegnato determinate cose per fare in modo che noi ci alzassimo, che noi progredissimo, che la nostra natura, no, diventasse più alta e fossimo in grado di capire qualcosa di più alto. Ecco gli upaya, ecco i mezzi abili, ecco il titolo del secondo capitolo, upaya. No? Che cosa significa? Sono stratagemmi. Se il Buddha ci avesse detto subito, guarda che tu hai la possibilità per diventare Dio, no, noi gli avremmo detto, signore, ciao, vai, vai, non ci sei,
non ci sei, non hai capito. Mentre invece così lui ci ha portato gradualmente a un certo tipo di comprensione, portandoci gradualmente a un certo tipo di comprensione, poi alla fine ci ha fatto la rivelazione finale. Quindi l'annuncio qual è? Questa rivelazione qual è? Che tutti gli esseri hanno la possibilità di andare al di là, possiedono già dentro di sé, nessuno escluso da questo veicolo che il Buddha chiama veicolo unico. Il Buddha qua, lui ci dice, non ha mai cessato di essere padre di tutti gli esseri. Ecco perché la parabola del figlio il prodigo, c'è il padre, c'è il figlio, i figli siamo noi, il padre e il Buddha. No. Cioè, i mezzi abili sono centrali nell'insegnamento del Buddha. No? Il Buddha non ha rivelato subito la verità suprema perché gli esseri non erano pronti. Come il padre non si svela immediatamente al figlio, il Buddha non ha insegnato, il Buddha ha insegnato gradualmente, no? Adattando il messaggio alle capacità spirituali degli ascoltatori. No? Che cosa ha fatto il padre? Ha dato vari lavori, no? Andando avanti gli ha dato sempre lavori più alti per dare fiducia, per fare in modo che suo figlio cominciasse a costruire la fiducia dentro di sé. Questo significa la molteplicità degli insegnamenti buddisti, no? Che apparentemente potrebbero anche sembrare, diciamo, contraddittori, no? Che si vanno a scontrare uno con l'altro. Il veicolo unico è Kayana, che è quello, il centro del Sutra del Loto, no? È la rivelazione più profonda. Non esistono altri veicoli, non esistono altre strade, ne esiste solo uno. Esiste soltanto un veicolo che conduce tutti gli esseri alla buddhità completa. I tre veicoli erano strumenti, diciamo, pedagogici, potremmo usare un parolone che almeno facciamo sapere che lo conosciamo, provvisori. Tutti gli esseri possiedono in sé il seme della buddhità. Il figlio è sempre stato l'erede, perché è sempre stato figlio, anche quando viveva nella miseria. Capisci che cosa ti sta dicendo? Qual è? Che cosa significa la miseria del figlio? La miseria che viviamo noi nelle nostre vite, no? Alle volte ci facciamo prendere, come ti dicevo, dai problemi, no? È la miseria, stiamo nella miseria. Questo rappresenta, nella parabola, la miseria del figlio. È molto importante questo punto, perché se lo comprendiamo realmente, ci dà la possibilità di non sentirci soli. E non sentirci soli nei problemi è tutto. Il padre non forza il figlio, non lo umilia,
rivelando subito la sua identità, perché se l'avesse fatto il figlio si sarebbe spaventato, non ci avrebbe creduto. Si sentiva piccolo il figlio. La compassione, diciamo, buddista rispetta il ritmo, diciamo, spirituale di ciascun essere, no? E lo accompagna con pazienza lungo il cammino, no? I quattro, diciamo, discepoli dell'inizio, no? Che dicono noi abbiamo raggiunto la buddhità grazie a un'altra parabola, no? Si identificano, diciamo, con il figlio prodigo. Pur essendo discepoli anziani e venerati, riconoscono di essersi accontentati del piccolo guadagno, del nirvana personale senza aspirare alla buddhità completa. Questo momento è importante perché rappresenta la conversione interiore dei discepoli. Il loro discorso è anche una forma di diciamo, umiliazione. Sono tra i discepoli più avanzati del Buddha, eppure riconoscono di non aver compreso fino in fondo la verità suprema. Questo insegna che anche la saggezza acquisita può diventare un ostacolo se ci si accontenta di essa. E poi ci dice un'altra cosa, ci parla dell'umiltà. L'umiltà è qualcosa che i discepoli di Nietzsche non conoscono, o se la conoscono non la praticano, no? L'umiltà, senza umiltà tu non impari nulla. Ci sono persone che criticano questi video qua, no? Perché dicono, ma questo non è della Soca, allora perché dobbiamo ascoltarlo? No, bisogna che ti svegli, no? Ti metti un po' d'acqua nella faccia e dici, ma insomma, voglio essere una persona intelligente o voglio essere un cioccolatino? Ascolta, poi semmai critichi, ascolta, impara, perché ti sto parlando del Sutra del Loto, non ti sto parlando dei fatti miei, non sto facendo proselitismo alla scuola a cui appartengo, non lo sa nessuno a quale scuola appartengo, non ho mai fatto un video che parlasse di questa scuola. Se uno indaga, e beh, lo capisce, ma non ho mai fatto proselitismo. E non sono qui per fare proselitismo. Non sono qui per portarti da me. Io sono qui per portarti dal Sutra del Loto. Sono qui per portarti da Nichiren, non da me. A me non mi importa niente. Ci ho rinunciato. Non mi interessa essere leader di questo, leader di quell'altro. Quando mi avevano dato queste responsabilità qua, io mandate via, non mi interessa. Preferisco essere soldato semplice, libero e continuare a fare quello che faccio nel modo migliore che posso, no? Perché credo che sia la maniera migliore per vivere, no? Perché poi quando tu ti attacchi troppo a questo o a quell'altro, che cosa succede, no? Che non hai più una tua opinione, la tua opinione è quella degli altri. Non ci ragioni più se su quello che credi è vero,
ha senso o no? Prendi, assorbi, goli, non digerisci più, goli tutto quello che ti viene. Io preferisco, e ho sempre preferito, 40 anni e passa, essere soldato semplice, però studiare, approfondire. E ho studiato tanto, credimi, tanto, tanto. Sono stato addirittura ordinato monaco. Chi lo sa questa cosa qua? Non mi faccio vedere con un abito, non... Perché? Perché non voglio che tutte queste cose forvino le persone. Voglio che le persone siano interessate per quello che dico e per come lo dico, non per cosa rappresento. Ultimamente ho ricevuto la critica di uno che mi ha detto sì, però tu appartieni a questo e fa... Cosa stai dicendo? Hai mai visto un video in cui ho parlato della mia scuola? Hai bisogno di farti una bella dormita, dai retta a me. Dai retta a me. Dai retta a me. Ritorniamo al Sutra del Loto e al capitolo. Questo capitolo è centrale per questa parabola del figlio il prodigo, no? Che lo troviamo, come ti dicevo, nel Vangelo di Luca, di Gesù. In entrambe il tema centrale è il ritorno alla propria vera natura, il riconoscimento della propria dignità originaria e soprattutto, lasciamolo dire, l'amore incondizionato del padre. Sul piano psicologico, il capitolo descrive il processo di individuazione, no? L'essere umano che vaga lontano dalla propria natura profonda, che vive in una condizione di alienazione spirituale che gradualmente, attraverso un percorso guidato dal Buddha, riscopre la propria identità, riconosce le sue capacità. Nella scuola Tendai, questo capitolo è fondamentale. Qual è la scuola Tendai? Facciamo un po' di notizie, no? La scuola Tendai era la scuola al tempo di Nichiren più potente. Nichiren era un monaco Tendai. I monaci Tendai al tempo erano i monaci più eruditi. No, erano quelli che sapevano tutto perché avevano le biblioteche e di conseguenza potevano studiare quello che volevano. Questo capitolo per la scuola Tendai è molto importante perché insegna a capire la struttura, diciamo, potremmo dire, pedagogica del Sutra del Loto, nella sua, diciamo, interezza. Il grande maestro Tiantai lo analizza come parte della sezione dedicata alla comprensione della fede, Shinjin, sottolineando che la vera comprensione del Dharma non è solo intellettuale, ma richiede anche una trasformazione interiore, una trasformazione profonda interiore. Vedi che qua siamo sempre richiamati a un'autoanalisi. Nella tradizione di Nietzsche il capitolo conferma che tutti gli esseri, senza eccezione,
sono destinate alla buddhità, il che è alla base dell'insegnamento universalista di Nichiren, no? E della famosa pratica che noi conosciamo del Daimoku. Quindi il capitolo 4 del Sutra del Loto è una delle più grandi parabole spirituali della letteratura mondiale. Attraverso la storia del figlio il prodigo, il sutra afferma che nessun essere è irrimediabilmente perduto, che la buddhità è il destino universale di tutti gli esseri senzienti e che il Buddha, come padre amorevole, diciamo, è paziente, ci accompagna tutti noi lungo il cammino, attraverso vari mezzi, per la sua compassione, perché ci conosce, sa che non siamo tutti uguali. Il messaggio finale è, diciamo, una semplicità disarmante, no? Potremmo dire, e di una profondità, diciamo, enorme. Tu sei già l'erede, tu sei già ricco, pensa al figlio, tu sei già ricco, hai sempre portato in te la ricchezza che cercavi altrove. Noi cerchiamo sempre qualcosa altrove, cerchiamo sempre qualcosa al di là. E questa cosa non ci permette di vivere nel modo giusto perché ci crea ansia, non ci fa vivere bene. Qua il Buddha, il buddismo, l'insegnamento del Buddha ci dice che invece non dobbiamo cercare oltre, ma dobbiamo cercare dentro di noi. Il Sutra del Loto è un insegnamento molto importante per questo. Questo capitolo, il capitolo 4, è importantissimo per questo. Il figlio non credeva, non si ricordava di essere figlio di un padre ricchissimo. È vissuto nella miseria più totale. E anche noi viviamo così. Noi non siamo consapevoli di avere delle capacità incredibili. E viviamo nella sofferenza, così come il figlio della parabola. Capisci che leggere il Sutra del Loto e cercare di capirlo, innanzitutto avere l'umiltà di ascoltare quando qualcuno ti parla del Sutra del Loto. No? Al di là delle varie organizzazioni, no? Perché tanti dicono non sai della Soca, allora non ascolto. Perché non ascolti? Hai paura di cambiare idea? Perché? Perché? Come ti ripeto, non sono qui per portarti da me, sono qui per portarti dal Sutra del Loto. Ciao, pace e illuminazione. Grazie.